Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, siete pronti alle più grandi previsioni energetiche settimanali sin dalla notte dei tempi? Il nostro lui lei che ci fanno sempre emozionare, ci fanno questo lui lei. Questo lui lei. Allora, ragazze mie e ragazzi, come state? So che il video di Magia Pratica 4 è stato bello intenso e bello tosto. Continuate a scrivermi tante mail di adempimento, di clic 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 e un corpus di concetti importanti. Mi sono resa conto perché l'ho sentito 15 volte prima di pubblicarvelo, poi ho fatto correzioni, poi scusami, aggiungevo dei concetti e mi rendo conto che è bello importante. Vi ho dato dei concetti chiave importanti delle grandi tradizioni esoteriche di tutto il mondo, dal buddismo, lo shintoismo, antroposofia, teosofia, che poi hanno preso, no? Dalle antichissime tradizioni esoteriche, perché le leggi esoteriche sono quelle. Poi ogni tradizione, o meglio scusami, ogni epoca le riadatta, le riconferma con il linguaggio attuale e i tantissimi autori anche che vi ho suggerito, che vi suggerisco sempre, li riadattano gli stessi concetti esoterici delle grandi tradizioni, questi concetti delle grandi tradizioni esoteriche li riadattano alla modernità, ma non c'è niente di nuovo. Cioè, la legge è quella, la legge imprescindibile è quella, leggi imprescindibili di come funziona la natura, di come funzionano le cose. La natura è intesa come anima, anima del mondo, anima dell'individuo, che poi è la stessa cosa, che l'individuo non esiste. Esiste l'anima che si incarna in un individuo che è un insieme di credenze e cerca di emergere. E quando ci lamentiamo di qualcosa relativa alle leggi naturali, che sono leggi esoteriche, è come se dicessimo oddio, perché? Perché se tengo questa conchiglia in mano la lascio e cade? Cioè, mi spiego? È la legge di gravità. C'è poco da dire. C'è la legge di gravità. Cioè, le leggi esoteriche, come legge di gravità, cioè la lamentela è quando ci lamentiamo del fatto che la conchiglia dalla mano, se la lascio, cade a terra. Perché cade a terra la conchiglia? Perché cade? È una legge imprescindibile, la legge di gravità. Cioè, non puoi scappare dalla legge di gravità, come non puoi scappare dalle leggi esoteriche, che sono le leggi naturali, è la stessa cosa. E quindi quando ci lamentiamo, facciamo, come vi ho detto nell'intro delle previsioni settimanali, 1000 passi indietro. Chi ha la consapevolezza, la conoscenza e non l'applica, ne fa 2000 passi indietro. E la lamentela è proprio lo strumento di potere della razio. Mm? Ok, eccola, ecco. Aspetta, adesso ti metto a testa in giù, un po' come l'appeso, ti faccio ciondolare un po', poi ti ribrucio un pochetto, bella mia. La lamentela è lo strumento di potere della razio. Quindi quando vi lamentate, se per esempio vi accorgete che vi state lamentando, non lo fate più, è già un passo avanti, perché è un automatismo la lamentela. Si lamentano tutti, è normale, mi lamento pure io. Cioè è un modus operandi vittimisticus, modus operandi vittimisticus, e così non si va da nessuna parte. Vi ho fatto anche gli esempi, tanti membri della mia famiglia, tranne mio padre, devo dire, proprio non ho mai sentito lamentarsi. Ci sto facendo caso adesso. Mai sentito lamentarsi, con quella sua calma, quella sua, quella sua veggenza. E no, mia madre sì, cioè voglio dire, tutti gli altri membri della mia famiglia, ma tutti, ma chiunque. Perché? Perché è un modus operandi del sistema, della mente razionale. Ma io pure fino a qualche anno fa mi lamentavo in continuazione. Cioè, voglio dire, è normale, no? Cioè, la parabola del figlio al prodigo. Fai tutte le esperienze della dualità per poi rinascere al padre, ritornare al padre, il padre ti premia. E il senso è questo. La lamentela è proprio lo strumento di potere, è una falce. Boom, boom. Perché non hai capito niente. Infatti quando si lamentano nella mia famiglia io sorrido e me ne vado.
cioè cambio strada, esco fuori, insomma, diciamo, a contemplare l'infinito, l'albero, c'è il giardino di mio padre. Quindi è così, è così. E quindi io so che quel video vi ha dato una bella bottona, sì, quello è da riascoltare tante tante volte, perché ogni minuto c'è un concetto importante che deve essere assimilato, ma non dalla mente analitica. La mente analitica deve essere portata al servizio di quello che stimola la mente creativa, mi spiego? E là vi faccio la differenza tra il fatto che nella mente razionale, con la mente razionale dici questo è cattivo, questo è buono, questa è colpa, questa è vittima, questo è meglio, questo è peggio, vantaggio, svantaggio. Invece, e quindi dove è vero A nella mente razionale non può essere anche vero B. Se è vero A nella mente razionale non può anche essere vero B. Invece, quando noi utilizziamo l'altra mente che abbiamo tutti, va allenata, la sovramente, mente causale, si direbbe in gergo esoterico, dove è vero A è vero anche B. Dove esiste, cioè, laddove per la mente razionale esiste l'assassino e il santo, va bene? Discriminante, assassino e santo, nella mente creativa sono aspetti della stessa luce, tutti e due, l'assassino e il santo. All'interno del santo c'è l'assassino, all'interno dell'assassino c'è pure il santo. Quindi nella mente creativa sono uguali. Il santo, quello che la mente razionale giudica il santo, e l'assassino. Sono uguali nella mente creativa, perché è tutto emanazione, come vi ho detto nel video Magia Pratica 4, della luce bianca, emanazione della luce bianca come ci insegna il buddismo. E tu, soggetto, sei il mai nato, mai morto e mai creato. È tutto un sogno, è tutta un'apparizione. Anche i sogni che fate durante la notte non sono diversi dal sogno che state facendo adesso di veglia, che mi state ascoltando mentre sto parlando. È tutto un sogno, apparizione, apparizione. E quindi non esiste una realtà brutta, una realtà bella. Mi spiego? È tutto emanazione della luce chiara. Sono concetti complessi, molto sottili. Lo spiega anche Elena Blavatsky nella Dottrina Segreta della Teosofia, però quello è un librone che è proprio complessissimo, non vi consiglio, infatti non ve l'ho messo nei libri suggeriti. Sono io che sto proprio... io mi sono andata a leggere tutto, di tutto, libri in latino, volendo tradurli a tutti i costi per vedere se c'erano altre informazioni che non sapevo. Sì, e stiamo qua a sperimentarci, stiamo qua, la vita è lotta, come vi ho detto nella Magia Pratica 4, la vita è lotta, l'amore è lotta. Perché lotta? Perché la lotta è l'amore è la vittoria sulle resistenze. Ecco, intesa in che senso? La vita è lotta, l'amore è la vittoria sulle resistenze. E quindi è un podcast importante, ripeto, me ne sono resa conto, riascoltandolo tante volte. Ognuna comprenderà dal livello di coscienza in cui si trova e man mano che riascolta, che riascolta e che sente proprio a livello sensoriale, mi spiego, non tanto analizza. E man mano che sente si apriranno nuove sinapsi, nuovi collegamenti neuronali, nuove intuizioni e il livello di coscienza salirà, il livello di consapevolezza, scusami, salirà perché di conseguenza sale anche il livello di conoscenza. È direttamente proporzionale. Quindi, ragazze mie e ragazzi, così stanno le cose. Io vi ringrazio, grazie, 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 grazie. E quello che facciamo è un cammino controcorrente e quindi è la strada, è la sola strada di libertà. La libertà è potere. Potere. E per avere un grande potere è richiesta una grande responsabilità, come vi spiego nel video Magia Pratica. Quindi riassorbire le proiezioni e anche la responsabilità di tutto quello che hai manifestato nella tua vita è fondamentale per avere il potere di cambiarlo. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io parto subito. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, partiamo subito. Settimana che va dal 12 al 18 agosto di Ferragosto, questo Ferragostone, nel mese agostiano. Diamo un senso aulico a ogni mese.
Allora, andiamo a vedere. Io leggerò energia maschile e energia femminile. Sono gli archetipi nostri interni, non mi ripeto su che cos'è il nostro lui-lei, ogni volta che leggo, ragazze mie, ragazzi, lasciatevi ispirare. Vediamo qual è il karma, il dharma, la missione dell'anima, le linee guida rispetto a questi grandi archetipi in questa settimana, come adoperarci al meglio, vediamo i fatti nella realtà 3D e come adoperarci verso il superamento degli ostacoli che è il karma quotidiano. Allora, maschione e signorina. Allora, vediamo questo qua come sta questa settimana. Mettiamo le carte rosse oggi perché è Ferragosto, qua sta brulicando tutto. La gente in questo periodo, ho notato questa cosa, ogni volta che arriva agosto le persone impazzano, no? Tum tum tum, perché sono state, magari si prendono quei giorni di ferie, e lo vedo qua al sud, no? Arrivano dal nord al sud o comunque si prendono quei giorni di ferie e impazziscono le persone, cioè io vedo gente che impazzisce durante le ultime settimane, cioè proprio vanno fuori di testa a volte. Qual è il senso? Il senso perché molte persone che vivono nel fare ciò che non gli piace e aspettare il giorno di ferie. Poi vi farò un podcast su questo perché ci ho riflettuto tanto su questo argomento. Aspettare per le ferie, vivere per aspettare le ferie, no? Cioè, ripeto, tutti ci siamo passati, la mia famiglia lo stesso. Ma quella non è vita, no. Cioè tu devi amare quello che fai, ti devi sentire parte integrante di un tutto. Io non potrei mai andare in ferie, perché il mio non è un lavoro, è una missione. Io faccio questo con voi quando vado a comprare la frutta al camioncino, quando vado a fare la spesa, quando esco con i miei amici, cioè io sono al servizio. Qui non potrei mai andare in ferie. Quali ferie? Cioè, e proprio faremo un altro podcast su questo, sul concetto del lavoro. Cioè, io non lavoro per qualcun altro, nel senso, io lavoro per la missione, per il mio daimon. E quindi anche quando facciamo qualcosa che non ci piace, e come vi ho spiegato nel video sul il portale 888, quando ero in Australia che facevo la lavapiatti e la cameriera, anche la contadina, io mi sentivo al servizio di qualcosa, stavo imparando qualcosa. Avevo quella fede impeccabile che la mia anima mi aveva messo lì perché dovevo fare un certo tipo di esperienza, dovevo sentirmi grata di quello. Allora cambiava anche la mia mansione stessa come la facevo. Ehm, il concetto del lavoro, vabbè dai, poi facciamo un podcast su questo perché è importante. L'uomo nuovo a cui sta tendendo l'umanità, che è l'uomo dell'età dell'oro. L'età dell'oro è uno stato di coscienza, eh? Esternamente non cambia niente, cioè cambia anche l'approccio a madre terra da parte dell'uomo, certamente, però l'età dell'oro, l'uomo nuovo, è uno stato di coscienza, l'uomo dell'età dell'oro, è uno stato interno. E, e pre- e- e si prefigura l'uomo, vi ricordate il superuomo di Nietzsche? L'uomo dopo l'uomo. La caratteristica principale di quell'uomo nuovo, cioè è il mago, e il mago ha una caratteristica fondamentale, che è quella dell'ingenuità. Ingenuità significa vivere al di sopra della mente razionale, stare nella mente non duale. Quello che è lo stato quello che le persone razionali chiamano il modus operandi di una persona ingenua. Ingenua significa senza costrutti mentali, senza strategie, senza credenze. Ingenua è leggera. Ingenua come sinonimo di leggera, non superficiale, sapete la differenza, no? Non mi ripeto a spiegarla. Quindi l'uomo nuovo è un uomo ingenuo, mago, leggero, perché non ha le zavorre delle credenze razionali che lo tengono limitato alla sua limitata capacità di pensare, del pensiero razionale. Quindi quello che fa l'uomo nuovo, ossia il mago, l'ingenuo e il leggero, è vivere uno stato nella conoscenza dell'attimo presente. Cosa vuol dire la conoscenza dell'attimo presente? Che
sa quello che deve fare quando arriva quello che c'è da fare, vive nel flusso, non fa strategie, non fa piani su ciò che deve fare, sa quello che deve fare quando lo fa, non fa strategie, né strategie di marketing, cioè tutto l'opposto del marketing attuale. Ed è anche una sorta di vive quello che le persone razionali possono giudicare un tipo di persona di questa natura, è che vive sempre in uno stato di emergenza. Cioè dice, come fa a vivere sempre in emergenza, a non programmarti le cose? La differenza qual è? Che chi si programma, strategia, fa, e spreca tutta, non ha intuizioni. Cioè quando finisce il programma della mente su cosa deve fare, come deve agire, non ha intuizioni, è finito, e quindi non può stare al passo con la vita vera, che è un flusso, capitano cose all'improvviso. Invece cosa fa il mago, l'ingenuo e leggero? È talmente aperto, sta nel flusso, che è pieno di intuizioni, sa assolutamente quello che deve fare quando arriva quello che c'è da fare. E questo ti fa vivere nella creatività, nell'ingegno, va bene, poi facciamo un podcast, dai. Allora, vediamo un po' energia attuale del nostro maschione in questa settimana, anzi, prima di tutto energia attuale di lui nei confronti di lei. Energia attuale di lui nei confronti di lei. Energia attuale di lui nei confronti di lei. Re di denari. Qua abbiamo una persona molto responsabile. Il re di denari mi parla di una persona molto responsabile che ha come priorità delle sue priorità personali, che possono essere casa, stabilità, famiglia, denaro, lavoro, raggiungimento di obiettivi personali. Diciamo che è un lui molto concentrato su di sé e sulle sue responsabilità. Se tali responsabilità riguardano famiglia, denaro, lavoro, sono queste. Oppure vediamo un lui che come energia attuale è molto centrato su di sé, diciamo un po' meno propenso all'elasticità emozionale come energia attuale. Vediamo come continua, vediamo quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei. La torre. La torre nei pensieri, non ci sta capendo una mazza rispetto a lei. La torre nei pensieri mi dice che sta avendo non ci sta capendo più niente, o vuole fare un cambio, vuole abbattere i limiti della sua mente, e sta vivendo un cambio fortissimo. Non so se è relativo a delle responsabilità familiari, oppure una separazione, non ci sta capendo niente con la torre nei pensieri. La torre è qualcosa, boom. Regina di denari. Qua c'è stata una separazione o una rottura. O una separazione o una rottura. Che qua c'è una coppia, no? O c'è stata una separazione o una rottura, adesso lui ha la mente che brucia, in tilt. Ci sono maschili che hanno la mente in tilt. Vediamo cosa prova lui per lei. Cosa ha nel cuore lui? Cosa ha nel cuore lui? Ok, ho capito, qua c'è la temperanza. Allora ci sono maschili, vogliono fare pace con lei e hanno la mente in tilt, non sanno come fare. O meglio, c'è stato un trambusto, qua stanno cercando anche di sanare loro stessi. Devo dire che qua ci sono dei maschili che cercano di avere un controllo sulle situazioni, cercano di essere pazienti e responsabili. La loro mente è un po' in fumo, un po' in tilt. Nel loro cuore c'è la temperanza, c'è la voglia di portare equilibrio in loro stessi in primis per poter portare equilibrio anche fuori di loro. E quindi laddove c'è da fare una riconciliazione sentono di doverla fare perché la loro mente è in tilt. 6 di bastoni. Io credo che qua alcuni maschili che si sono separati vogliono ritrovare equilibrio in loro stessi e si stanno centrando sulle loro responsabilità personali. Altri invece vogliono rimettere la situazione in ordine, sotto controllo, fare pace rispetto a una rottura
o una separazione o un litigio o qualcosa che è successo. Interessante. Vediamo, vi ho detto che stanno tutti pazzi ad agosto. Vediamo un po' pazzi allora. Sapete che la follia, io amo la follia, no? Andare oltre la mente razionale, questo è il senso. Allora qua abbiamo persone che sentono l'aspirazione della loro anima ad emergere e la loro mente razionale che li fa andare in tilt. Mi spiego? Conflitto mente-cuore. Vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei o del maschile rispetto a una situazione, con lei o rispetto alle situazioni. Vediamo qual è il blocco di lui. Il giudizio, prendere la decisione di mettere equilibrio in loro stessi o con un'altra persona, o mettere equilibrio in loro stessi. Il giudizio è prendere una decisione, no? Uscire fuori dallo stato di caos, risvegliarsi, risveglio spirituale. Guarda, qua ci sono dei maschili, come dire, contratti tra mente e cuore. L'ostacolo è quello di o chiamare o risvegliarsi e portare equilibrio dentro loro stessi perché non stanno vivendo un buon momento. O cercano di concentrarsi sul loro lavoro, sulla loro attività, sulla famiglia, non lo so, perché la loro mente sta completamente in tilt. Vogliono portare equilibrio, la temperanza magari con qualcuno, ma devono portarla dentro loro stessi. Ecco perché il giudizio al blocco c'è ancora, non si è fatto il passo in tal senso. Asso di bastoni, sì, stanno un po' deficitari da un punto di vista mentale. Vediamo da questa parte, poi li chiariamo comunque. Energia attuale di lei nei confronti di lui o energia attuale del femminile nei confronti del maschile o energia attuale del femminile a seconda della carta che esce. Energia attuale del femminile. Lei la vedo bene, c'è il 3 di denari. Io la vedo concentrata sul suo lavoro, come energia attuale. Il 3 di denari è proprio il lavoro, costruire qualcosa, mettere le basi di qualcosa. 8 di bastoni, vedo che l'energia fluisce bene nel lavoro o nelle sue attività personali. Fammi vedere un po' i pensieri di lei nei confronti di lui. 6 di bastoni, lei ha intenzione di prendere il controllo della sua vita, al di là se c'è una persona o meno. È molto chiaro questo. Allora, allora, qua io vedo una lei concentrata sulle sue cose, lavoro, stabilità, progetti. Il 6 di bastoni mi parla di voler avere sotto controllo le situazioni. Ha una mente che ha il controllo sulla sua mente, ma soprattutto il 6 di bastoni mi parla di femminili che vogliono avere il controllo della loro vita, mettersi alle spalle situazioni di tensione e le vedo voler avere successo nei loro obiettivi personali che non hanno tanto a che fare con l'amore in sé con l'altra persona, ma l'amore di sé. Mm. Vedi 4 i denari, tac. Successo negli ambiti lavorativi e personali un po' più chiuse, nella loro stabilità un po' più chiuse rispetto all'altro. Vediamo cosa prova lei per lui o cosa ha nel cuore lei. Vedi la regina di bastoni, nel cuore c'è lei. Allora, nel suo cuore c'è lei come priorità. Io mi amo, io mi onoro, io mi rispetto. Non vedo che qua c'è... Allora, qua ci sono energie femminili che hanno un grosso potere in questa settimana. Grosso potere di cosa? Di amare loro stesse. Nel loro cuore c'è loro stesse, c'è la loro bambina interiore. O bambino se sei uomo, se ti ritrovi più di qua. E nel loro cuore c'è la voglia di avere il controllo delle loro emozioni, ma non il controllo inteso da un punto di vista razionale. Questi termini abbiamo e così mi posso esprimere. Vediamo di dirlo in altro modo. Allora, lei nel cuore, nel suo cuore, c'è lei nel suo cuore. Io mi amo, io mi onoro, io mi rispetto. Nel suo cuore c'è lei. Nel tuo cuore ci sei tu. E quando nel tuo cuore ci sei tu, che cosa vuol dire? Che ti sei alleata con le tue emozioni. E prendi la regina dei bastoni è colei che ha il potere. È il potere magico.
Colei che ha il potere, come lo trova questo potere? Il vero potere è il potere del mago, quando, come vi ho spiegato nel video Magia 4, ti allei alle tue emozioni. E quindi qua c'è un grande lavoro del femminile, io vi farei proprio un applauso perché un grande lavoro del femminile dove avete vinto il karma. Molte di lei, qua c'è femminili che smettono di ripetere dei cicli karmici perché si sono alleati al problema, come vi ho spiegato nel video Magia 4, vi siete alleate al problema, al dolore, alle forze, agli dei che vi sono venuti a trovare, ne avete tratto la forza e ve ne darete conto e prova in questa settimana, ma molte di voi se la sono già data perché queste sono energie attuali, no? Poi andiamo a vedere cosa succede in questa settimana. Bellissimo. Guarda, 8 di bastoni, le energie che fluiscono dentro di te, grandi progetti sul piano lavorativo e creativo per te, ti sentirai in grande forza questa settimana. Vediamo qual è il blocco, qual è la sfida in questa settimana per il femminile, rispetto a lui o rispetto all'altro fuori da sé. Il cavaliere di denari, il lavoro, loro vedono come priorità il lavoro in questa settimana, ma lavoro inteso. Allora, abbiamo fatto quella premessa all'inizio dell'introduzione del lui lei, no? Il lavoro è inteso come servizio, come missione. Quando ci sei tu nel cuore, nel tuo cuore, con la regina dei bastoni, significa che tu ti senti al servizio del tuo daimon, della tua causa. Ti senti al servizio del tuo sposo celeste. E quindi è solo quella la priorità. Ovunque ti mette il tuo sposo celeste, qualsiasi cosa tu stia facendo, ti senti al servizio del tuo sposo celeste. E il cavaliere di denari qua mi parla del fatto che tu come priorità hai questo servizio verso di te. Ok, vedi il 2 di coppe rispetto all'amore con l'altro. Questo è come stavi viaggiando fino a questo momento. Ok, andiamo a vedere adesso. Abbiamo visto tutta la parte interna. Vediamo. Anche qua ci può essere il blocco, una lentezza da parte che tu hai percepito da parte di una persona e quindi la mancata realizzazione come la volevi tu di una relazione e quindi hai focalizzato tutte le energie su di te. Ok, che questa è una buona cosa. Ok, vediamo quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei, del maschile, in questa settimana che va dal 12 al 18 agosto. Le intenzioni di lui nei confronti di lei. Due di bastoni, sta pensando cosa fare. Può esserci una distanza e lui sta pensando, sta vagliando delle possibilità. Due di bastoni, 9 di coppe, secondo i suoi tempi, sta vagliando delle possibilità. Quali sono le azioni che farà in questa settimana lui nei confronti di lei? 5 di spade, ci sono tensioni tra lui e lei. Vedi il diavolo. Vorrebbe fare qualcosa ma ci sono tensioni. Che cosa devo fare? Dice il 2 di bastoni nelle intenzioni. Non so cosa devo fare. Nelle azioni 5 di spade. C'è un po' di rancore, c'è un po' di tensione, c'è mancanza di comunicazione, c'è un po' di tensione. Tra l'altro amo la torre qua, no? Vediamo l'energia finale di lui nei confronti di lei. Però alla fine fa delle azioni, re di bastoni. Alla fine supera le tensioni e si apre cuore a cuore. Qua ci sono due uomo e donna nudi che si abbracciano, no? Sotto il mantello, sotto la cappa magica, il mantello magico. E alla fine fa delle azioni di impulso, però non sono impulso del cavaliere di bastoni, quindi un po' più frivole, arrivo e scappo, no, è un re. Quindi tutti i re hanno una certa struttura. Quindi alla fine prende il coraggio, il re di bastoni è colui che ha il coraggio di fare delle azioni di spessore, mettersi a nudo, a confronto, nonostante tensioni che ci possono essere. Ok. Vediamo da questa parte. Quindi ci sono qua dei maschili che fanno azioni di coraggio rispetto a una tensione, rispetto a un no contact o rispetto a un penso, voglio portare equilibrio, voglio parlare. Ok. Vediamo da questa parte quali sono le intenzioni del femminile nei confronti del maschile. Le intenzioni di lei nei confronti di lui. 7 di spade, no, lei lo evita.
Lei lo evita. E quindi questo c'ha la torre nella testa. C'hai una torrona, una torrona nella testa, c'hai. E no, con il sette di spade le intenzioni di lei sono, di lei sono quelle, io mi amo, io mi onoro e ti evito. Sette di spade, lei evita. Il coraggio, vedi la forza, il coraggio di trattenere, di evitare, di evita, lei evita. Cioè ha intenzioni di evitare, vediamo però alla fine che fa. Quali sono le azioni di lei nei confronti di lui o le azioni che farà lei in questa settimana? Sette di bastoni, no, proprio vade retro. Cioè, no, no, qua proprio lei evita, mette limiti, mette confini. Qua c'è una lei che non è, ci sono femminili che non vogliono saperne niente di maschili. Ecco perché il maschile forse sta così e sta in tilt. La la, mamma mia. Vediamo l'energia finale di lei nei confronti di lui. Alla fine c'è il due di coppe. Ma veramente? Ma davvero? Vabbè, ma qua succede qualche cosa di grosso, perché mi aspettavo un 4 di denari qua, chiusura, e mi esce il 2 di coppe. Non lo so che succede qua, alla fine vedo l'amore. Asso i denari. Allora vi dico una cosa, alcune di lei che hanno conosciuto una persona nuova, qua, oppure arriva una persona nuova in questa settimana, perché qua vedo il 2 di coppe, o l'asso di denari è proprio l'amore. Vedi, l'asso di bastoni. Allora, qua alla fine l'amore trionfa, però qua c'è una situazione dove lei evita lui e secondo me proprio perché lei evita lui completamente, poi lui non ce la fa più, trova il coraggio, si fa avanti e c'è il due di coppe, anche lei è amore corrisposto. Però qua nel senso, alcune di lei con il 6 di bastoni qua che mi dice anche mi metto alle spalle qualcuno, questo metto come priorità me stessa, una persona che magari andava lenta o il pensiero di questa persona che non si faceva sentire andava lenta. Se questo è il tuo caso, questo Ferragosto incontri un'altra persona con la quale scoppia l'amore. Mi spiego? Ma guarda un po' tu. Oppure lei ha intenzione di evitarlo fin quando lui non fa qualcosa e qua ci sono maschili che fanno azioni. Ma guarda tu! Non me l'aspettavo proprio questa cosa. Però vedi perché? Perché ci sei tu nel cuore, nel tuo cuore. Ci sei tu come nel tuo cuore. Hai capito che l'altro non è altro che il divino, che tu sei il divino. Ti sei messa come priorità. Ma come priorità, alcuni di voi vi si sono messe come priorità con un po' di orgoglio, no? A seconda del livello di coscienza spirituale. E altre invece con discernimento dall'orgoglio. Cosa vuol dire discernimento dall'orgoglio? Ti evito, ma perché sto lavorando su di me, mi sono messa al primo posto, ti voglio bene, ma ti evito, ok? Altre con un po' più di orgoglio, un po' più di razio, orgoglio, ma ce l'abbiamo tutte, anzi, la mia ogni tanto scappa la razio, quella devo andare a trovare dentro casa, dove sta? Dove sta? Dove sta la razio? Eccola, tira e poi la incendio un po', perché mi rendo conto che ogni tanto esce fuori, dove sta? Quindi sì, va bene ragazzi, ok, andiamo a farci tutte le specifiche, tu stai riprendendo? Sì, allora facciamoci le specifiche, vediamo, re di denari, energia attuale di lui nei confronti di lei. Energia attuale di lui nei confronti di lei, re di denari. Vediamo cosa ci aggiungono o cosa ci confermano. Re di denari. Cavaliere di spade. Qua vedo un lui che sta sulle sue posizioni, qua c'è un po' di orgoglio. O c'è stata una discussione, o c'è tensione tra lui e lei, tra maschili e femminili, o c'è tensione tra maschili e femminili, o c'è stata una discussione dove lui voleva avere ragione, però gli è andata la mente in tilt per aver detto o fatto delle cose, oppure che lui voleva avere ragione, però la mente gli sta andando in tilt, perché la ragione è degli stupidi e invece il cuore è di chi sa amare. E vediamo la torre. Vedi, mi è uscito l'imperatore. L'imperatore, vedi, mi marcano il fatto che qua c'è un lui che stava molto rigido, una persona inflessibile, una persona sulle sue posizioni. Mi spiego? Vediamo la torre.
E diciamo che appena ho detto torre è saltato l'imperatore e quindi è come se si rompe nella sua mente, c'è la rottura della rigidità. Vediamo la torre, quali sono i suoi pensieri nei confronti di lei. Sette di bastoni, qua c'è un lui che sta con la mente in tilt, è molto chiara questa stesa, più chiara di tutte. C'ha la mente in tilt perché lei gli ha messo limiti, o lui c'ha la mente in tilt perché molti maschili hanno la mente in tilt, completamente non sanno che pensare, se mantengo le mie posizioni oppure no, perché lei ha messo limiti. Sette di bastoni, lei gli ha messo no contact, oppure c'è un no contact, oppure è possibile che anche lui ha messo il no contact e si penta, oppure ci sono limiti che lo stanno facendo andare in tilt, limiti probabilmente per la distanza o limiti per non saper che prendere, non saper che pesci prendere rispetto a questi limiti. Vediamo cosa ha nel cuore lui per lei, la temperanza. 9 di spade, come un pazzo sta questo. Cioè, come se si ricredessero su quello che hanno detto, che hanno pensato, sono preoccupati, non ci dormono la notte, il 9 di spade, sono preoccupazioni inerenti alla mancanza di equilibrio interno. Ma che ho detto, ma che ho fatto, avrò fatto bene, avrò fatto giusto, avrò sbagliato, non è che ho detto quella parola e lei si è risentita, magari ho detto quella cosa, cioè tutte queste turbe interne che si fa, tu non lo sai, voi non lo sapete, capito che voglio dire? E se ho detto, ho fatto quella cosa, ma che ho detto, ma che ho fatto, così sta messo. Vediamo il giudizio. Qua c'è l'otto di denari, mi parla anche di questioni di lavoro che hanno potuto inficiare. Vediamo il giudizio al blocco. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei? L'asso di bastoni. Chiamarla, chiamarla, chiamarla. L'opportunità, e c'è già l'opportunità. Quando esce l'asso di bastoni, anche se è al blocco, vuol dire che l'opportunità c'è, ma che non è arrivato ancora a farla, a prenderla, a chiamare, a risvegliare il suo coraggio. Poi vediamo che lo fa. Vediamo un po' le intenzioni di lui nei confronti di lei. 2 di bastoni, 10 di bastoni. È come se per prendere una decisione è una decisione pesante. Deve prendere una decisione, ma questa decisione gli sta pesando, perché c'è la mente in tilt, in caso sbaglio, non sbaglio, se perdo la mia immagine, il re di denari, l'imperatore, se perdo il mio, capito cosa sta succedendo nel maschile? Fanno i conti con il cuore e con la razio. Le azioni che farà lui in questa settimana nei confronti di lei con il 5 di spade, le azioni che farà lui, la regina di coppe, è teso, c'è tensione o c'è rancore o c'è lui che sta sulla difensiva rispetto a lei, ma poi scoppia con il re di bastoni. Le azioni che farà lui nei confronti di lei, l'eremita, sì, allora sta pensando, ci va cauto, sta pensando perché c'è tensione oppure c'è no contact, quindi sta pensando, vedete, sta pensando, ci va cauto, cerca di mettersi in contatto con la sua parte femminile, non quella maschile razionale che gli dice ma se perdi la faccia, se fai così, ok? Quindi sta cercando di mettersi in contatto con la sua parte femminile, regina di coppe, cercando, esplorandosi all'interno. Ecco perché ci va cauto per risolvere queste tensioni legate a se perdo la faccia, se perdo la posizione, queste sono le domande che si sta facendo, ok? Vediamo l'energia finale di lui nei confronti di lei con il re di bastoni, questo coraggio che trova di fare cosa? Il mondo, 2 di bastoni, si prende la decisione di offrire un'opportunità, asso di denari. Qua si prende la decisione di chiudere questa tappa, il mondo, di pippe, scusa il termine, mentali. Prende la decisione, 2 di bastoni, l'avevamo anche qui, anche se è una decisione sofferta, difficile, asso di denari, di chiederle un'opportunità in concreto, con coraggio, va bene? Allora, qua ci sono i maschili che stanno vivendo, può essere anche una donna da questa parte, ripeto, io leggo l'energia e poi vedi dove ti ritrovi. C'è il maschile in questa settimana che sta vivendo fortissimi crisi di identità.
Ma meno male, noi stiamo a distruggerla l'identità dell'io. Ma meno male. Ma meno male, infatti c'è nel cuore la voglia di portare equilibrio con la temperanza, equilibrio, no, tra la facciata e la verità. La facciata che è l'identità dell'io, costrutti, credenze, l'imperatore è uscito prima, re di denari, no? Un po' di tutto d'un pezzo. Quindi gli costa prendere questa opportunità, gli costa eh, mh, far apparire una diversa immagine di se stesso, secondo i modelli condizionanti che ha, ma alla fine fa. Mm? Alla fine fa. Infatti il risveglio spirituale, il giudizio stava a blocco. Il risveglio spirituale che permette di agire d'impulso, l'asso di bastoni è l'impulso, no? Che sgorga la vita, il fuoco. E alla fine c'è il re di bastoni, sì. Ok, andiamo a vedere le lei, sono tanto curiosa che mi finisce con questo due di coppe. Non me l'aspettavo onestamente. Vediamo. Allora, cioè non me l'aspettavo, non è vero, perché quando ci sei tu nel cuore, te stessa nel cuore, è normale che poi metti limiti. Guarda, ti dico anche quest'altra cosa. Su un'altra prospettiva, questa stesa da questa parte, mi stanno dicendo che l'energia femminile si pone come priorità. Cosa vuol dire poi? Cosa fa? Che cosa succede ponendosi come priorità? Succede che sette di spade, la mancanza di fiducia e limiti. Cosa dice il femminile? Non mi fido del mondo, inteso come proiezione, e metto limiti al mondo, ma non metto limiti a me stessa. Il mondo è inteso come proiezione, metto limiti alle proiezioni, cioè siccome ascolto solo il mio cuore, me stessa, so che il mondo è una proiezione del divino, metto i limiti alle proiezioni, metto i limiti alle maschere, metto limiti alla falsità, metto limiti alla falsità, che poi metto limiti alla falsità del mio ego. Mi spiego, non esiste il mondo fuori. Quindi metto limiti alla falsità del mio ego e mi apro l'amore vero, due di coppe. Ecco perché arriva l'amore vero. È bellissimo, è veramente bellissimo. Ok. Ho intenzione di sfuggire al mondo mettendo limiti alle maschere e aprirmi al vero amore. E aprirmi all'anima mia e dell'altro. Bellissimo, ok. Vediamo un po'. Energia attuale di lei nei confronti di lui o energia attuale di lei con il 3 di denari? 3 di denari, energia attuale di lei, 3 di denari. Re di spade. E lei è molto più, ha energia più seria, focalizzata sul suo lavoro. Qua c'è no contact o una persona con la quale non si sta parlando, però la vedo che stare bene. E preferisce dedicarsi al suo lavoro con energia maschile, determinata e i pensieri lucidi a collaborare con il suo lavoro nelle sue cose. Perché ci può essere una persona che in questo momento con lei c'è freddezza. Vediamo i pensieri di lei. 6 di bastoni, asso di coppe. Guarda, io vedo che qua lei sta pensando di andare incontro a una nuova opportunità d'amore che può conoscere in questa settimana o con la stessa persona. Lei sta pensando di avere un'opportunità d'amore e di avere successo, di riprendere il controllo della propria vita e avere un'opportunità d'amore con chi la merita. Se c'è una persona che li reputa una persona che merita la sua presenza, allora è quella. Vediamo regina di bastoni. Regina di bastoni. Cosa prova lei per lui o cosa ha nel cuore lei? Regina di bastoni. La stella c'è, ragazze. Guarda, la stella è il succo di quello che vi ho detto sull'approccio del femminile in questa settimana. Lei, la stella, è la carta della sanazione. Lei ha sanato quelle dinamiche che le impedivano di amare totalmente se stessa. Amare totalmente se stessa significa amare totalmente le emozioni che ti vengono a trovare, che sono tue, sono dei.
e quindi lei ha integrato le sue emozioni alleandosi con le forze, con gli dei. La stella è la carta della sanazione, ciò vuol dire che la sanazione è nel suo cuore, lei ha sanato il suo cuore amando totalmente se stessa, con la regina di bastoni. Amare se stessi vuol dire sia amare le emozioni, la dolce tristezza, la dolce malinconia, la rabbia, la dea della frustrazione, dell'abbandono, allearsi con esse e le hanno dato la forza. Non analizzare le emozioni, non recriminarle. Vedete che lavoro grandioso state facendo? E quindi la stella significa anche la realizzazione del sogno d'amore che prima di essere con una persona avviene con se stessa. La regina di bastoni nel cuore. Ecco perché è l'asso di coppe. Ecco perché il sogno d'amore, prima di essere realizzato con qualcuno esternamente, deve avvenire con l'amore col divino che ti incarna. Asso di coppe, risveglio spirituale e la stella. Ecco perché poi c'è anche il due di coppe. Cioè adesso lo condividi con l'altro. Ok, bellissimo. La stella nel cuore mi parla anche dell'amore che lei sta mettendo dei suoi progetti lavorativi e creativi. È bellissimo, eh? Vediamo il cavaliere di denari al blocco, il blocco di lei nei confronti di lui, il cavallo di bastoni. Guarda, il cavallo di bastoni è possibile che lei abbia... Il cavallo di bastoni mi parla del... Lei non vuole agire d'impulso. Lei non vuole più agire d'impulso rispetto all'altro, ma vuole agire secondo, guidata dalle sue emozioni vere. Qua ci possono essere dei lui che hanno fatto situazioni di andirivieni e quindi questo le ha stancato, situazioni di andirivieni per lavoro o questa situazione le ha stancate. Ci sono tante dinamiche, no? Cavaliere di bastoni mi parla di una persona più inconsistente, in questo caso è al blocco, tant'è che lei sceglie di evitarlo e aprirsi o a una persona che arriva in questa settimana nuova o questa stessa persona con la quale c'è freddezza, lui fa delle azioni che lei la portano, delle azioni incredibili devono essere, perché una lei così non si apre a tutti. E quindi delle azioni incredibili per dare l'amore condiviso del due di coppe. Eh sì. Vediamo adesso. Vediamo adesso le intenzioni di lei nei confronti di lui, sette di spade. Sì, sì, la regina di bastoni, lei lo evita proprio. Lei lo evita proprio, ha il suo amor proprio nel cuore, lei lo evita proprio. Le azioni che farà lei nei confronti di lui, sette di bastoni, otto di denari, si dedica solo al suo lavoro e alle sue cose si dedica. E fammi vedere questo due di coppe inaspettato, inatteso, vediamo che succede alla fine. Questo due di coppe, energia finale di lei nei confronti di lui, questo due di coppe. Ah, 8 di bastoni c'è. Asso di denari pure lei, asso di denari pure qua. Wow, mio Dio, l'imperatrice. Ragazzi, io non so che succede qua in questa settimana. Fatto sta che voi pensate di evitare qualcuno, mentre evitate qualcuno, o arriva qualcun altro qua, perché l'imperatrice mi parla di un sogno realizzato con la stella rispetto all'amore condiviso del due di coppe. Qua arriva una persona, arriva proprio al femminile, arriva qualcuno al femminile. Con l'otto di bastoni, comunicazioni per un incontro, asso di denari, un incontro in concreto, due assi abbiamo qua, forti. E l'imperatrice mi parla proprio del fatto che arriva chi meriti alla tua altezza, ti sentirai proprio bene, ma talmente bene, che dirai che bel lavoro che ho svolto. Io non so chi sia questa persona, può essere anche una seconda persona, non lo so. Fatto sta che qua ci sono... vi dico anche un'altra cosa. Ci sono dei femminili che realizzeranno completamente l'amore di loro stesse e metteranno questo amore di loro stesse in un progetto creativo che fa sviluppare Kundalini, che è energia nervosa a carattere sessuale, nel progetto creativo, e con questo il tuo sposo celeste ti farà sentire tanto piacere, il piacere proprio della condivisione, come se fosse un'altra persona, cioè come se fosse fare l'amore con un'altra persona, perché gli mettono la stella, l'imperatrice. Noi sappiamo che lavorando con il divino, con gli dei, è questo il senso. Caspita, ragazze.
Però qua siete popolari, eh? Due volte regina di bastoni, la stella, l'imperatrice, io vedo che il femminile... Allora, come leggiamo? Come leggiamo su un altro livello è lui-lei? Abbiamo visto che la parte razionale, anche maschile, sta andando in tilt. Il femminile è una bomba pazzesca in queste settimane. Il femminile è inteso anche come il femminile che è dentro ad ogni uomo e ad ogni donna. E che cos'è il femminile? È la fede nella notte, è la fede nell'invisibile, è la fede nel buio e, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica, è la fede nella morte. Fede nella morte significa morte alla realtà oggettiva, fenomenica della mente razionale che discrimina la mente duale e resuscitare all'uno, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica, cioè resuscitare il fatto che la realtà la crei tutta da dentro. Mamma che bomba sta settimana, là là. Va bene, adesso io, tu stai riprendendo? Sì, io adesso mi devo andare a mangiare un biscottino e torno subito, arrivo, eh. Allora, adesso andiamo dritti al punto. Usiamo i miei oracoli, lui-lei, che non lasciano spazio al dubbio sul nostro maschione. Vediamo cos'è che non ti fa dormire la notte. Cos'è? Sicuramente la ratio, però vogliamo andare a vedere cosa con questo coraggio esprimerà il nostro maschione in questa settimana. Vediamo cos'è che confesserà tanto da farla innamorare con quel due di coppe da questa parte. Vediamo. Allora, cos'è che confesserà lui a lei in questa settimana? Le confessioni dei maschili. A cosa fanno capo le confessioni dei maschili? Vediamo, le confessioni dei maschili in questa settimana. Io ti stupirò, e infatti, te l'ho detto! Lui stupirà prima di tutto se stesso di trovare il coraggio di fare delle cose che hanno a che fare con mettere alle spalle questa condizione di precarietà mentale, diciamo, ecco. Io ti stupirò, una sorpresa, stupirà se stesso di eliminare la ratio o comunque sia di mettere al bando la mente razionale e fare qualcosa che stupirà prima di tutto se stesso e lei. Perché stupirà se stesso? Perché imperatore è uscito prima, re di denari, persone no, un po' più inquadrate, re di bastoni, boom, impulso, ok. Cos'altro confesserà? Che non è stato onesto, non sono stato onesto. Sì, allora questo non sono stato onesto ha a che fare con la rigidità che avete con la quale è stato percepito il maschile. La rigidità del maschile che ha nel cuore la temperanza, c'è la voglia di equilibrio, di bellezza, ma la rigidità del mentale, abbiamo la torre nel mentale, l'imperatore prima, il re di denari, cioè è una rigidità razionale, quindi sono confessioni inerenti a una verità del cuore ostruita dai limiti della mente. Ok, vediamo cos'altro. E qual è la verità? Adesso le nostre... oh, lui, lei non lasceranno spazio al dubbio. Qual è la verità? Che cos'è che non hai confessato? Cos'è che, per cui non sei stato onesto? Qual è la verità? Dietro, diciamo, la rigidità di quelle figure che ho menzionato prima. Qual è la verità? Aiutami, ti prego. Aiutami, ti prego. Interessante, qua abbiamo una persona un po' disperata con la torre, infatti. Aiutami, ti prego. A fare cosa? Aiutami, ti prego. Fammene mettere un'altra. Forse la comprensione. Sapete perché la comprensione? Perché qua è uscito nelle azioni di lui la regina di coppe. E quindi il maschile percepisce il femminile come colei che è empatica, cioè l'empatia, l'inclusione, aiutami ti prego, comprendimi, ti prego, aiutami. Dietro la mia maschera, la mia rigidità, comprendi il fatto che sono condizionamenti razionali, sono delle maschere che ho dovuto indossare per i miei condizionamenti, per le mie ferite, cosa che abbiamo tutti. E lui la percepisce come regina di coppe, cioè come colei che include e che aiuta
nella comprensione. Per molti maschili è questo, cioè auspica di trovare dall'altra parte una persona comprensiva, però ci sono limiti da questa parte, però va bene, eh? Vediamo un attimo, fammi mettere due altre. Ok, mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Qua c'è stato un allontanamento, c'è un allontanamento, e in questo allontanamento lui ha sempre amato una lei. Ok, cos'altro? Perdonami, ti prego, perdonami. Sì, c'è molto pentimento qua. C'è il maschile molto pentito, molto molto pentito, quindi perdonami, aiutami a farmi perdonare, farmi perdonare. Io ti stupirò, tant'è che qua abbiamo femminili che evitano lui, no? Allora, questo come lo leggiamo su un altro livello? Questi siete sempre voi, ragazze, anche da questa parte. Qual è il senso? Che se l'esterno non esiste, di conseguenza questa è la vostra parte razionale. Cioè, che cosa vuol dire qua? C'è una parte di voi, quella razionale, la mente razionale, che si dà conto che seguire invece il flusso, la regina di coppe, che seguire invece la conoscenza dell'attimo presente, lasciarsi fluire, avere fede nel buio, nell'invisibile, nell'anima, nella notte, nella morte, in tutto ciò che è invisibile, è la cosa più ottimale da fare, perché nel sistema iperrazionale, re di denari, imperatore, non si va da nessuna parte. Quando finiscono i limiti della mente, non si ha l'intuizione, non si ha genialità, ci si depaupera a livello di energia, non si ha più energia, e quindi qua c'è la parte razionale tua che è sopraffatta da un sistema di credenze corrotto, e quindi anche tantissimi maschili incarnati come uomini o incarnati come donne con la priorità dell'energia maschile, sanno che seguire invece la bellezza, la legge naturale, il codice naturale piuttosto che il codice morale è la sola via di libertà. La sola via di libertà per riuscire a... Qua abbiamo maschili che si mettono a confronto con le proprie paure, con i propri attaccamenti, i re di denari, imperatore, e quindi si redimono, un po' come il figlio prodigo, si redimono alla bellezza, si redimono al femminile, si redimono all'anima. E questo è ciò che dovete fare anche voi, nel senso redimervi all'anima. Va bene? Caspiterina, qua lui farà dei gesti importanti, io ti stupirò, aiutami ti prego, e qua lei da che evita, ma allo stesso tempo ripeto, chi ha un livello di consapevolezza molto alto, chi evita lo fa mettendo da parte l'orgoglio, no? Evitando per non per dispetto, insomma, ecco. Altre no, lo fanno anche un po' per rivincita personale, però va bene in tutti i modi, perché io qua vedo che c'è un adempimento importante di una connessione. Sì. Ok, andiamo a lavorare sull'archetipo, vediamo gli archetipi. Questa redenzione che fa il maschile, a che archetipo giunge? Cioè, qual è la redenzione che fa il maschile? Qual è la redenzione a cui si giunge in questa settimana? Essere al servizio e godere servendo gli altri con libertà e con un cuore pieno di amore, essere al servizio del femminile, essere al servizio della parte invisibile, essere devoti a una causa, essere devoti alla causa e al servizio dell'amore, con un cuore pieno d'amore, cioè sono al servizio del mio cuore e non della mia mente, perché abbiamo la torre nella mente. Sono al servizio del mio cuore e non della mia mente. Bellissimo. E qual è l'archetipo a cui si adempie col femminile, con quella bellissima regina di bastoni e la stella nel cuore? Cos'è che realizza il femminile?
Buffone! Addirittura le maschere. Cosa abbiamo detto qua prima? Qua ci sono le maschere. La parola persona, lo ribadisco, viene dall'etrusco persu, che significa maschera. Quindi il femminile realizza che ogni persona è una maschera del divino e quindi non ha più l'obiettivo in sé come sulla persona, non confonde più l'obiettivo fasullo che è la persona con l'obiettivo reale che è il divino, come vi ho spiegato bene nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. E quindi vede il divino in ogni persona e toglie le maschere alla persona. Rivela le sue emozioni senza timore, aiuta la gente a redimersi da quello che è assurdo e dall'ipocrisia. Qua lei svela le maschere. Cioè, ecco perché ho ribattuto 2 volte il fatto che molti femminili attuano l'evitamento, evitano da una condizione di coscienza molto alta, ma soprattutto, come vi ho detto anche prima, evitano le assurdità e l'ipocrisia del mondo, il mondo inteso come proiezioni fasulle dell'unica realtà possibile che è il divino, dell'unica relazione possibile che è con il divino. C'è una sanazione e una conoscenza spirituale importantissima per il femminile. Caspita, mamma mia che passoni da gigante, bellissimo ragazze, ragazzi, bellissimo, sì. Adesso voglio vedere l'approccio sciamanico. Sono interessata adesso a mettere una carta sulla sirvienta nel servire il proprio cuore e non la propria mente. Cosa dice lo sciamano sul maschile? Wow, la via della bellezza. Che cosa vi dico sempre? Quando creiamo insieme al codice naturale, noi creiamo bellezza. Creare insieme al codice naturale significa seguire soltanto il proprio cuore e non più la propria mente. Quando creiamo invece con il codice sociale, morale, luogo comune, creiamo bruttezza, oscurità. Qua ci sono i maschili, ma anche quindi il tuo approccio alla vita, che porta luce laddove tutti vedono oscurità. Qua c'è un fiore di loto, il fiore di loto nasce all'interno delle paludi, cioè dove c'è l'oscurità. E quindi grazie alla trasformazione che il maschile fa, porta bellezza e crea con il codice dell'amore, il codice naturale. Bellissimo. Vediamo sul femminile. Cosa dice lo sciamano sul femminile? Beh, ditemi voi quante volte l'avete fatta la meditazione della donna selvaggia? Almeno 1 milione di volte. Bellissimo, il femminile si esprimerà con tutta la sua bellezza autentica. Bellezza autentica. La donna selvaggia è proprio colei che è in contatto con le proprie radici profonde e da lì non si schioda più. E io ti faccio un applauso. Bellissimo, bellissimo. La donna selvaggia è colei che ha il vero potere, il potere dello sciamano, che è il potere, è il potere che lei ha preso connettendosi con le forze della natura. Le forze della natura hanno a che fare con le sue emozioni. Ecco perché la regina di bastoni ripetuta più volte con l'imperatrice finale. Qua c'è un femminile che esplode, si vestirà come vorrà, ballerà, la vedo proprio erotica, la vedo con la Kundalini che tocca tutti i chakra, la vedo creativa, la vedo erotica, la vedo esplosiva, la vedo proprio entusiasta, è da ente os, che significa in greco essere con Dio. E siccome le emozioni sono dei, essere a contatto con le proprie emozioni significa quelle che la mente razionale giudica e ha giudicato negative, tu ne hai tratto forza e ne vedrai i risultati in questa settimana. Grandiose, grandiose, veramente grandiose, grandiose. E ti dico, il femminile insegnerà al maschile come essere in contatto con le sue radici profonde. Il femminile diventa un idolo per il maschile, che non è inteso soltanto tra uomo e donna, uomo-uomo, donna-donna. C'è il femminile che in ognuno di voi
diventa l'idolo della parte razionale e quindi c'è la dea Razor che diventa l'idolo della razio, quindi qua c'è il matrimonio mistico, bellissimo ragazze mie, veramente bellissimo. Beh, adesso per concludere io che mi ci metto? Ne voglio mettere un'ultima, voglio metterci l'ultima, sì, mettiamoci gli Angelion. Allora, vediamo. Una sola carta degli Angelion per concludere. Il bivio decisione necessaria. Questa carta ha a che fare con il 2 di bastoni ripetuto 2 volte qua, no? La decisione che viene presa del maschile, della razio. Mettiamo le due altre. Spazza via tutto, lascia andare tempo, caos necessario, perdono, tutto quello che sta vivendo da questa parte, la parte maschile, e poi la sacralità, bellissimo. Allora, preghiera, sacralità. Io vi dico sempre che questa è una cultura, una società che ha perso il sacro. Ve l'ho spiegato nel video Magia Pratica 4. A perdere il sacro significa perdere la fede nell'invisibile. E quindi qua si ritrova completamente la fede nell'invisibile, la fede nell'anima, la fede nel femminile. Perché? Perché la titubanza della mente razionale porta la torre da questa parte qui a spazzare via tutti i pensieri, tutte le cose. Lascia andare tempo, caos necessario, perdono. Perdonami, aiutami, perdonami, ripetuto 2 volte. Quindi questo porta a vedere tutto come una grande imago, che significa una grande immagine dell'anima, e riportare il sacro all'interno della realtà duale. E quindi è la morte della realtà fenomenica, è l'accettazione delle emozioni quali dei, l'inclusione. E qua vediamo che c'è proprio un passaggio di stato, morte mistica per molti di voi che sono su un altissimo livello di coscienza. E questo è una morte mistica. Come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 4. Sì. Sì, allora questo maschile qua sei tu, va bene? Che vuol dire? Che la tua mente razionale sta in tilt, perché il femminile ha vinto, la parte anima tua. E quindi ti troverai in questa settimana ognuno di voi a fare delle scelte dove vedrai delle scelte che porteranno a un caos. Il caos è necessario perché spazza via tutto. Sapete quando andate nella cantina e iniziate, che non pulite magari da 20 anni, più o meno io sono un po' così, quando inizia a spolverare, pieno di polvere, peggio ancora perché prima di iniziare a spolverare, di pulire, è tutta appoggiata sulle mensole, sulle cose, inizia a pulire e inizia proprio questa polvere a girarti intorno, ecco quella è la cosa. Decisione necessaria, scelgo di pulire la cantina. Caos necessario, tutta la polvere che mi viene in faccia, nei capelli. Preghiera, sacralità, ho finito, wow, mi sento bene. Questa è la similitudine. Quindi, ragazze mie e ragazzi, che il sacro sia con voi in ogni secondo, perché siete un atto di fede e il fatto è che dovete soltanto vederlo. Detto questo io concludo qui, vi abbraccio profondamente, mi raccomando studiate, 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 applicate, studiate, praticate, applicate e noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica! Mua!